Visto il seppur marginale legame con The Division, mi sembra un'ottima occasione per rispolverare un po' di Ola Strand, anche se solo per l'introduzione. Diversi mesi fa, Ubisoft ha pubblicato il trailer di presentazione di Tom Clancy's X-Defiant, un nuovo titolo multigiocatore ambientato nell'universo Tom Clancy, e sempre diversi mesi fa alcuni di voi mi hanno chiesto di parlarne. E quindi, con la stessa velocità di un ghiacciaio perenne, ecco qui il video. Tom Clancy's X-Defiant è il primo di una serie di giochi free-to-play annunciati da Ubisoft nel corso dell'anno. E cos'è? Sentite un rumore? Vabbè, ha smesso. Stavo dicendo che X-Defiant è solo uno dei tanti titoli free-to-play annunciati da Ubisoft ambientati nell'universo di Tom Clancy, un grande scrittore di ancora più grande successo, che oltre ad aver inventato il genere techno-thriller, con i suoi romanzi e il suo lavoro ha ispirato numerose trasposizioni cinematografiche e un buon numero di serie di videogiochi, incluso The Division. In questo video diamo un'occhiata al trailer di Tom Clancy's X-Defiant, un'adrenalinica rilettura del genio di Tom Clancy in chiave punk. Ma allora, cos'è? Ma chi è che fa quel c***o di rumore? Ma che? Oh! Se ti piace quello che faccio, iscriviti al canale, attiva le notifiche e lascia un mi piace. Grazie. Il trailer inizia così. Siamo entusiasti di condividere un primo sguardo ad un progetto che stiamo sviluppando a Ubisoft San Francisco. Se lo sviluppo di The Division Heartland è stato affidato a Red Storm, gli originali creatori della serie Ghost Recon e Ghost Recon Frontline è in mano a Ubisoft Bucarest, che ha lavorato a Ghost Recon Wildlands, il pedigree di Ubisoft San Francisco è decisamente meno edificante, perché comprende titoli del calibro di Rocksmith, Tetris Ultimate e South Park Scontri Diretti, oltre ad una sfilza di giochi irrilevanti e la preoccupante parentela con Ubisoft Halifax, uno studio consociato specializzato nello sviluppo di giochi per cellulari. Una parentela gradita quanto quella con uno spacciatore di crack che frequenta le scuole elementari. Quindi mi sento di affermare che la mia fiducia è sotto le scarpe. Ma andiamo avanti. Questa è la nostra interpretazione di uno sparatutto multigiocatore in prima persona. Il nostro obiettivo è quello di creare il migliore sparatutto del suo genere e per voi, i giocatori, di competere e divertirvi con gli amici. Frenetici scontri a fuoco si mischiano ad arene in stile punk. Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo gioco, Tom Clancy's X-Defiant. Secondo l'esperta di energie rinnovabili Greta Thunberg, se potessimo imbrigliare l'energia generata dalla rotazione del cadavere di Tom Clancy, allora avremmo accesso ad una fonte di energia infinita. Bla bla bla. Il che dimostra che Ubisoft ha a cuore l'ambiente e il pianeta. Ma iniziamo parlando dello stile punk, perché come scrive Ivana Gasto di Donna On... What? Cosa? Non leggete Donna On? Ah, non sapete quello che vi perdete. Stavo dicendo, riguardo a moda e stile, Ivana scrive: la moda è comunione, lo stile è individualità. Le persone alla moda sono quelle che seguono le tendenze, senza curarsi se il capo di moda in quel momento sia effettivamente adatto a loro oppure no. Mentre lo stile è una caratteristica unica e innata. Aggiungo io, la moda non è un sostituto dello stile. Ad esempio, Overwatch ha stile, mentre lo stile punk di X-Defiant non è uno stile, è una moda, inadatta all'occasione, impiegata per dare l'apparenza di uno stile giovane e anticonformista, hip e cool, tanto vacuo quanto finto e forzato. In una sola parola, familiare ai giovani che tentano di impressionare, cringe. È l'ennesimo tentativo di dissacrare il nome Tom Clancy, con tutto quello che rappresenta, stavolta con una mano di graffiti fluorescenti.
Nel perspicace tentativo di esprimere visivamente la dicotomia alla base del gioco, l'intera presentazione è strutturata attorno all'accostamento di due stili contrapposti: graffiti, colori vivaci, pantaloni attillati e cuffia sulla sinistra dello schermo, contro la quadrata seriosità del tizio in camicia su sfondo neutro sulla destra. Per dire, il nostro gioco è roba seria, perché ha un gameplay realistico, ma è anche fico, perché ha classi personalizzate. In una parola, cringe. Sarebbe possibile cortesemente mettere fine a questa moda dei colori fluorescenti ad alto contrasto che ha contagiato buona parte dei videogiochi usciti negli ultimi anni? Di positivo c'è che Mark Rubin è stato per 10 anni produttore esecutivo di Infinity Ward, fino al 2015, e che quindi ha una notevole esperienza nel campo degli sparatutto arcade, perché ha lavorato alla serie Call of Duty, anche se qualcuno potrebbe non trovare la cosa un punto a favore. Per quanto invece riguarda l'ambizione di creare il migliore sparatutto nel suo genere, se il genere in questione è quello degli hero shooter, allora buona fortuna, perché Overwatch ha già sotterrato decine di concorrenti, tutti a smaniare per l'attenzione dello stesso gruppo di giocatori, con la differenza che ora XDefiant dovrà vedersela anche con Valorant, che nel frattempo ha eroso una buona fetta di mercato. Il trailer prosegue parlando di classi e fazioni. Il vostro feedback è essenziale per aiutarci a rendere grandioso questo gioco. Più avanti in questo video vi diremo come partecipare, ma prima entriamo nel vivo dell'azione. Questo è uno sparatutto free to play ad alto numero di ottani, che combina gameplay realistico con classi personalizzate. Queste classi sono rappresentate in gioco come fazioni, ciascuna con dinamiche di squadra e un gameplay unico. Ogni fazione è dotata di tratti, abilità e una ultra a supporto del vostro stile di gioco e del ruolo delle fazioni. Usata abilmente, ciascuna fazione è in grado di rovesciare l'equilibrio di una partita. Le fazioni rappresentano il cuore del gioco, sono ispirate da gruppi di irregolari provenienti da tutti i giochi Tom Clancy, e non solo. Da questa ispirazione abbiamo creato nuovi personaggi e un gameplay unico. E continueremo ad aggiungere personaggi man mano che il gioco si evolve. Come già detto, XDefiant è un gioco free to play ed è anche uno sparatutto ad alto numero di ottani, che poi è un altro modo di definire i Twitch shooter, quel genere di sparatutto che richiede movimento costante e riflessi fulminei. In aggiunta viene sottolineato il gameplay realistico, meglio descritto come autentico, visto l'impiego di armi simili alla realtà, che sembra includere praticamente tutto l'arsenale di The Division 2. E infine si fa riferimento a 4 fazioni, ispirate all'universo Tom Clancy, che rappresentano le classi in gioco. La classe Tank è rappresentata dalla fazione Wolves. I Cleaners sono la classe Assalto. Echelon la classe Supporto, mentre gli Outcast sono i Curatori. I Wolves sono noti come la fazione nemica di Ghost Recon Breakpoint e in XDefiant sembra che porteranno in campo tutta la loro altissima tecnologia a marchio Scale Technology. Confesso di non aver giocato Ghost Recon Breakpoint e di non essere un'autorità in materia, quindi potrei sbagliarmi quando dico che la tecnologia dei Wolves si chiama Scale con la E, come riportato in modo corretto in un'altra sequenza sul cannone ad energia. Eppure potrei giurare che su quel lanciatore ci sia scritto Skill anziché Scale. Un refuso forse frutto del correttore automatico o della mancanza di ricerca, che lascia davvero poca confidenza nel livello di impegno e attenzione di questi sviluppatori, che o sono distratti oppure non conoscono le loro stesse IP. Ad ogni modo, i Wolves potranno fare affidamento su cannoni ad energia e vari tipi di generatori di barriere energetiche portatili o fisse, simili nel funzionamento a quelle di Orisa e Reinhardt di Overwatch. Le barriere bloccano i proiettili nemici, ma lasciano passare quelli alleati, un dettaglio di certo non realistico, che lascia pensare che le abilità seguiranno una logica particolare che porterà con sé tutta una serie di regole da memorizzare, non necessariamente realistiche, ma piuttosto create ad hoc per bilanciare il gameplay.
I Cleaners rappresentano la classe assalto, cioè i DPS, e come da tradizione dimostrano di avere un debole per il fuoco. Infatti sembrano essere principalmente armati di lanciafiamme, non dell'asmatico lanciafiamme della specializzazione Firewall di The Division 2, ma piuttosto dello stesso drago sputafuoco in dotazione a reietti e purificatori. Oltre ai lanciafiamme, vediamo che i Cleaners potranno schierare in campo anche un mortaio, che come suggerito dall'icona applica l'effetto bruciatura ai bersagli, barriere comprese. La fazione Echelon, riconoscibile dall'iconico visore a 3 lenti, rappresenta la classe supporto, con abilità di infiltrazione come invisibilità ed ecolocalizzazione, una tecnologia chiaramente ispirata alla serie Splinter Cell. L'abilità di ecolocalizzazione evidenzia i nemici oltre gli ostacoli, in modo molto simile allo specialista Recon di Call of Duty Black Ops 4. Osservando meglio l'interfaccia, notiamo che somiglia a quella della maggior parte degli hero shooter in circolazione. In alto al centro è indicato il punteggio, 30-0, e l'icona di un teschio divisa in 2 metà. Un punteggio troppo impari per la classica partita deathmatch. Piuttosto potrebbe trattarsi di qualche tipo di modalità a eliminazione ad obiettivi. In alto a sinistra, i nemici evidenziati dall'ecolocalizzazione vengono indicati con 2 puntini rossi sulla minimappa, qualcosa che non si vede ad esempio in Overwatch, in cui manca completamente la mappa di gioco. In basso a sinistra è riportato il numero 100, cioè il valore della salute del personaggio, forse differente per ogni classe, il che potrebbe indicare che la classe supporto è una classe leggera. In basso a destra si legge il nome dell'arma equipaggiata, il Mitra P90, mentre accanto è indicato il numero di munizioni caricate nell'arma assieme a quelle di riserva. Un altro dettaglio apparentemente di poco conto, ma che differenzia X-Defiant da altri hero shooter. Ad esempio, in Overwatch la riserva di munizioni illimitata si traduce nello spam del tasto sinistro del mouse, che porta a scontri prolungati, che necessitano di personaggi con maggiore salute, e l'impiego di numerose tecniche di supporto, come scudi, sovrascudi, debuff, cure, eccetera. Ed è per questo che, a giudicare dal numero limitato di munizioni offerto in X-Defiant, ho idea che il gameplay sarà sufficientemente diverso da altri sparatutto del genere, o almeno differente da Overwatch, perché gli scontri si potrebbero risolvere molto più velocemente, anche a causa della quantità di armi hitscan e nonostante l'abbondanza di abilità a disposizione, il che potrebbe non necessariamente essere un bene, proprio perché la formula di Overwatch funziona. In basso al centro vediamo che il tasto E è collegato all'abilità di classe, in questo caso l'invisibilità. Il tasto G corrisponde alla granata a frammentazione, mentre in mezzo si trova l'icona dell'abilità Ultra, che si ricarica nel tempo e probabilmente con le eliminazioni, esattamente come in Overwatch, Call of Duty Black Ops 4 e molti altri hero shooter. L'ultima fazione in gioco è quella degli Outcast, che rappresentano la classe dei curatori. L'abilità Ultra degli Outcast è il bastone curativo, che una volta schierato traccia sul terreno un'area curativa con gli stessi effetti dell'alveare curatore di The Division 2, di cui riprende anche l'interfaccia, che collega con linee e quadrati gli alleati in fase di cura, mentre l'abilità di classe degli Outcast, collegata al tasto E, sembra guarire i compagni in prossimità del giocatore, probabilmente con cure più lievi rispetto alla Ultra, ma con la libertà di potersi muovere. Secondo gli sviluppatori, le fazioni sono fondamentali e integrali all'esperienza di gioco, tanto che l'uso della fazione giusta al momento giusto può ribaltare l'esito di una partita, esattamente come è vero in ogni altro hero shooter. Ma anche se i personaggi di X-Defiant faranno parte di fazioni ben note dell'universo Tom Clancy, sembra che saranno tutti volti nuovi ed unici, affiliati alle varie fazioni ma irregolari, se la mia interpretazione di Maverick è corretta, forse per avere più libertà creativa ed evitare il rischio di contraddire i ruoli di ciascuna fazione a cui i personaggi di X-Defiant sono liberamente ispirati. Dopo aver presentato le classi, il trailer continua parlando del gameplay. Le fazioni definiscono il vostro ruolo, ma per essere un grande sparatutto, il gameplay deve essere la nostra massima priorità. Abbiamo messo assieme un arsenale in continua crescita di armi e accessori autentici e mettiamo grande cura nell'aspetto e nella sensazione delle nostre armi. Abbiamo realizzato ogni accessorio per un gameplay preciso e appagante.
Viene sottolineato che X-Defiant è per prima cosa uno sparatutto, e con Mark Rubin al comando potremmo aspettarci un gameplay arcade simile a Call of Duty, quindi familiare alla maggior parte degli appassionati del genere. Ma quando si parla di precisione del gameplay, gran parte della responsabilità ricade sul motore di gioco. In questo caso Snowdrop, lo stesso impiegato nella serie The Division, che pur essendo in grado di riprodurre ambientazioni incredibili, anche considerando zona nera e modalità conflitto, non ha ancora maturato la stessa esperienza PvP di altri motori grafici. La selezione di armi inizialmente a disposizione sembra essere generosa, con SMG, fucili d'assalto, di precisione, pompa e semiauto, carabine e via dicendo, e saranno disponibili sicuramente un buon numero di accessori autentici alle controparti reali, come ci hanno abituato The Division e Ghost Recon. E fa piacere sapere che questo aspetto del gioco sia tenuto in massima considerazione dagli sviluppatori, perché alla base di uno sparatutto divertente c'è spesso un gameplay appagante, ma è anche una cosa che deve essere testata con mano, prima di farsi un'opinione a riguardo. Il trailer poi aggiunge: i giocatori possono combinare equipaggiamento e armi con qualsiasi fazione. Potete rientrare in gioco e cambiare equipaggiamento per adattarvi a un campo di battaglia che cambia. Personalizzate la vostra fazione ed equipaggiamento con ciò di cui avete bisogno quando ne avete bisogno. Non possiamo sottolinearlo abbastanza. Siamo per prima cosa uno sparatutto, mentre le vostre abilità e ultra creeranno opportunità uniche per mandare in scena sparatorie mozzafiato e giocate indimenticabili. Classi, armi ed equipaggiamento personalizzati e scontri frenetici sono un'esperienza completamente nuova per i giochi Tom Clancy. Ciascuna delle 4 fazioni avrà la possibilità di equipaggiare qualsiasi tipo di arma ed equipaggiamento, il che porterà a 2 meta distinti. Il primo riguarda il mix di fazioni, il secondo armi ed equipaggiamento, e in ogni momento sarà possibile recarsi all'area di spawn dove cambiare fazione ed equipaggiamento per contrastare le tattiche avversarie, esattamente come in Overwatch, da cui X-Defiant sembra prendere in prestito anche alcune modalità di gioco, come la modalità scorta, dove il carico è sostituito dal cane robot dei Black Tusk. Esaminando meglio alcuni fotogrammi, vediamo che oltre alle classiche abilità di The Division 2, come il drone aggressore, le fazioni di X-Defiant sembra che avranno a disposizione anche alcune varianti speciali delle stesse abilità. Ad esempio, vediamo che nella mano sinistra di un personaggio della classe curatore appartenente alla fazione Outcast è tenuto quello che sembra l'alveare pungiglione di The Division 2, ma durante il lancio del dispositivo si può notare che l'alveare pungiglione sembra essere costruito in modo speculare e includere dall'altro lato anche un alveare riparatore. Infatti, quando l'alveare atterra emette una nube di gas riparatore, ma allo stesso tempo rilascia anche i nanobot dell'alveare pungiglione, che danneggiano i nemici. Quindi, oltre alle classiche abilità di The Division 2, X-Defiant potrebbe riservare qualche sorpresa interessante, mentre in un'altra sequenza vediamo una granata che dall'aspetto sembra essere la stessa granata a schiuma antisommossa in dotazione alla classe mitragliere di The Division 2, ma che nel trailer ha gli effetti della granata EMP della classe tecnico. Un'altra incongruenza che, come nel caso del refuso in Scale Technology, fa riflettere sull'attenzione e la passione degli sviluppatori per questo progetto. Il trailer si conclude così. Il gioco è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma ci stiamo preparando per farvi accedere il prima possibile. Quindi registratevi subito per partecipare alle prime fasi di gioco. In descrizione trovate il link. X-Defiant preme i tasti giusti per far breccia nei cuori degli agenti della divisione, soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione, che ripropone alcune aree prese direttamente dai 2 capitoli della serie e ve le fa vivere in prima persona, come la missione al grande magazzino sulla Broadway del primo The Division, l'Air Force One abbattuto dell'avamposto di The Division 2, la Liberty Island di Warlords of New York, la chiesa della Washington di The Division 2, nel quartiere di West End, tra la 24esima e la 25esima strada.
e numerose stanze della missione al Museo Aerospaziale di The Division 2, di cui è possibile riconoscere l'aereo giallo canarino, la stanza del planetario e il rover marziano, tamarrato con una serie di neon per seguire la moda punk, apparire hip, cool, ma soprattutto cringe. Il tentativo di Ubisoft di far leva sulla nostalgia dei giocatori, di rivivere i momenti più emozionanti delle serie Tom Clancy più amate, stavolta da una nuova prospettiva, potrebbe funzionare, se dietro questo progetto ci fosse rispetto per le IP originali e vera passione. Invece X-Defiant è l'ennesimo gioco free-to-play di Ubisoft, che sembra avere l'intenzione di vincere la gara per l'attenzione dei giocatori con la pura superiorità numerica, inondando il mercato di ogni genere di game as a service free-to-play, finché almeno uno non attecchirà e potrà godere dei suoi frutti. Con queste premesse è difficile pensare che uno qualsiasi di questi progetti possa genuinamente essere un buon gioco, o anche solo un buon prodotto, ed è ancora meno probabile che Frontline, Heartland o X-Defiant possano rendere giustizia alle serie originali da cui saccheggiano a mani basse, mentre resta ancora da vedere se in cambio, oltre ai guadagni derivanti dalle microtransazioni, restituiranno anche qualcosa di diverso valore, che vada a rafforzare ciascuna IP, o se queste serie resteranno dei ricordi, buone solo per essere sfruttate e riadattate in game as a service. Per ora è tutto. Io sono Tora, vi saluto e vi auguro buon Natale. Grazie per avermi seguito e alla prossima!